Melandri's weaving, he's not going to touch him, no! Keep it clean. Altamora almost does touch though. Penso che chi sia il più forte in questa classe l'abbiamo visto tutti che sia seduto sulla moto numero 13. Ci sarebbe da... Si stanno dicendo qualcosa, stanno criticando Marco Melandri per l'atteggiamento tattico, Matteoni. Ci sono storie che il tempo non cancella, ci sono gare che non sono solo gare perché lasciano ricordi che scottano e ancora oggi fanno discutere. Siamo a Buenos Aires, anno 1999. È l'ultima tappa del mondiale 125 e ci si gioca il titolo. Da una parte Marco Melandri, 17 anni, talento puro, aggressivo, capace di vincere con una facilità quasi insolente. Dall'altra Emilio Alzamora, il calcolatore, l'uomo della costanza, quello che non molla mai, anche senza vincere una sola gara. Per il secondo anno consecutivo nell'autodromo Juan Oscar Galvez ci si gioca un titolo mondiale perché nell'annata precedente, quella del 1998, è andato in scena uno dei finali più controversi della storia, nella classe 250 fra Tetsuya Rada e Loris Capirossi, ma è una storia di cui parleremo in un altro video, quindi per non perdervi queste storie legate al motomondiale, all'attualità perché il circuito di Buenos Aires tornerà protagonista nel 2027 in MotoGP dopo che proprio in quel 1999 si è disputata l'ultima edizione e poi molto altro ancora. Iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così rimanete sempre aggiornati. Per chi non mi conoscesse ancora, io sono Nicola Sfontana per gli amici bomber e creo contenuti sui social, trovate tutte le info in descrizione. Se nelle altre due classi maggiori il titolo è già stato assegnato perché Valentino Rossi ha dominato in 250 e lo spagnolo Alex Crivillier in 500 ha riportato un titolo in Europa dato che mancava dai tempi di Franco Uncini nel 1982, nella classe 125 si è arrivati all'ultima gara a giocarsi il titolo, ma per capire davvero cosa successe quel giorno a Buenos Aires dobbiamo ripercorrere l'intera stagione perché è una di quelle annate che ti restano comunque incollate addosso perché già dai primi Gran Premi si capisce che sarà una guerra di nervi e soprattutto di stile. Nella stagione 1999 i piloti al via della classe 125 furono 33, di questi ben 10 di scuola italiana, tra loro Marco Melandri, uno dei favoriti, ha chiuso terzo nel 1998 con 202 punti vincendo anche il GP d'Olanda, diventando il più giovane pilota ad aver vinto un Gran Premio di motociclismo all'età di 15 anni e 324 giorni, e quello della Repubblica Ceca. Macho è il suo soprannome, corre con la squadra principale della Honda, il team Benetton Play Life, e i media gli assegnano già un altro nickname, l'enfant prodige, perché è già indicato come l'erede designato di Valentino Rossi. Melandri è sì uno dei principali candidati al titolo nel 1999, ma ci sono anche i connazionali Roberto Locatelli, Lucio Cecchinello e il sammarinese Manuel Poggiali nella disputa. La Spagna è rappresentata da 6 piloti, fra cui Emilio Alzamora e Pablo Nieto, e non mancano i soliti nipponici, che sono dei veterani della categoria. Noboru Ueda, Yoichi Wii e Masao Azuma, compagni di squadra di Melandri. Per il pilota di Ravenna però la stagione inizia in salita, non parte sotto i migliori auspici perché nelle prove del primo weekend di Sepang cade e si frattura il radio sinistro ed è quindi costretto a fermarsi, ma comunque il team Benetton Play Life si trovò ugualmente al vertice proprio grazie a Masao Azuma perché la prima gara vince in volata contro Alzamora, pur andando vicino a chi sventolava la bandiera a scacchi e facendo un grande vuoto, un gran canyon sugli avversari, perché Gianluigi Scalvini sulla sua Aprilia è terzo a 10 secondi da loro due. Il giapponese però non intende fermarsi, vince anche sotto la pioggia a Motegi, a casa sua, davanti al connazionali di Yuki Nakayo ed Emilio Alzamora. Per trovare il primo italiano dobbiamo scendere alla sesta posizione, dove si trova Lucio Cecchinello, che in gara era caduto ma rialzandosi è riuscito a finire la gara, così come il pilota che l'ha seguito in classifica, Max Sabatani, settimo a fine corsa che è caduto mentre si trovava secondo proprio dietro Azuma. È stata una gara molto rocambolesca contraddistinta da varie cadute in cui 8 piloti si sono dovuti ritirare. Masao Azuma però non scherza, mette le cose in chiaro anche a Jerez, la prima gara europea, dove torna anche Marco Melandri dall'infortunio dopo aver accorciato i tempi di recupero. Dopo una gran gara formata dal solito gruppettino di piloti, il giapponese ottiene la terza vittoria consecutiva in volata davanti a Lucio Cecchinello ed Emilio Alzamora, beffato dal giapponese e dall'italiano sul finale dopo che ci aveva provato all'ultima curva. Si mette dunque nel gradino più basso del podio davanti a Scalvini e Locatelli.
Per Melandri invece il ritorno è amaro, a 2 giri dalla fine è coinvolto in un incidente a 3, mentre aveva ancora dolore al polso rotto e i primi punti della stagione devono aspettare. Quel weekend di Jerez segnò anche la fine della carriera di Mick Doohan. Durante le prove fra la curva 3 e la curva 4 pizzicò appena la riga bianca e la sua Honda lo sbalzò in aia in un violento high side. Questo tipo di inquadratura ne ricorda una che avrebbe cambiato la carriera di un altro pilota 21 anni dopo. Quella caduta di Doohan riportò la frattura della clavicola e del polso sinistro, ma soprattutto la frattura di tibia e perone della gamba destra, la stessa che Doohan ebbe massacrata da un incidente in Olanda nel 92 e che i medici olandesi gli avrebbero amputato se non fosse intervenuto il dottor Costa, una storia di cui parleremo in futuro. Tornando alla 125, per il quarto round si vola in Francia, al Paul Ricard, che ha visto correre il motomondiale per l'ultima volta proprio nel 99. La tappa francese comunque è all'insegna del tricolore. Dalla pole scatta Lucio Cecchinello, ma la sua gara finisce all'ultima curva del primo giro, high side e 0 punti. Ritorna un Marco Melandri competitivo, dato che ora lo vediamo nelle posizioni che contano. Se a Jerez abbiamo detto che per l'arrivo dei primi punti bisognava aspettare, ora è il podio che deve farlo. Chiuderà sesto e la gara se la porta a casa Roberto Locatelli, in totale solitaria con più di 6 secondi di vantaggio su Arnaud Vincent, pilota di casa, ed Emilio Alzamora, che al momento è il padrone della costanza. 4 podi in 4 gare, l'unico ad esserci andato per tutte le gare, e la chiave della costanza sarà un fattore determinante per la sua stagione. Anche il Mugello vede sventolare il tricolore, non solo perché è la gara italiana. Nel gruppone da 11 piloti la spunta ancora Roberto Locatelli, che bissa successo dopo il Paul Ricard con un'ottima gestione nelle ultime curve. Ed ecco anche Marco Melandri, è secondo in volata su Ueda e conquista il primo podio stagionale. Ai piedi del podio ci finisce Simone Sanna, che aveva condotto buona parte della gara davanti, ma prima viene passato nelle ultime tornate e un piccolo rischio in uscita dalla bucine gli fa perdere la trazione giusta per spuntarli in volata. Questa volta non c'è Alzamora nei primi 3, si era anche preso un bel rischio ad inizio gara ed è giù dal podio per la prima volta con la sua 6ª posizione. Sarà una bella giornata per l'Italia perché un'oretta e mezza dopo Valentino Rossi vincerà nella 250. Dopo le prime 5 gare la classifica del mondiale recita sempre Masao Azuma in testa con quasi 100 punti, seguito da Alzamora e Locatelli che entra in top 3 con l'ultimo successo. A Barcellona può essere la volta buona per il pilota di casa, ancora alla ricerca di una vittoria. Emilio Alzamora è a un passo dal primo successo dopo che nelle ultime curve si è messo davanti a Vincent, ma nella volata finale viene beffato per soli 11 millesimi dal francese, con Melandri dietro a fare da spettatore, chiudendo in terza posizione. Ma il vero colpo di scena è lo 0 di Masao Azuma, che lo relega alla seconda posizione in campionato a favore di Alzamora, che nonostante la beffa può sorridere perché sale primo in classifica anche se solamente di un punto, mentre sta continuando la rimonta di Melandri, adesso ottavo. Azuma però non ci sta, vuole riprendersi ciò che gli spetta di diritto e nelle successive 2 settimane piazza una grande doppietta. Ad Assen vince e ritorna in testa al campionato battendo il connazionale Ueda e Locatelli, un terzetto che è scappato via nel corso della gara, che ha rifilato vari secondi ad Alzamora che fa quarto, mentre Melandri fatica un po', chiude ottava a quasi 10 secondi dal giapponese che in un altro giro di una settimana, chiudendo questo trittico di gare, piazza un'altra vittoria a Donington sbarazzandosi di Ueda e Locatelli, come ad Assen. Ma questa volta si inserisce anche Emilio Alzamora, battaglia con Ueda fino alla fine, ma il giapponese riesce a spuntare nel finale, andando vicino pure a chi sventolava la bandiera scacchi sul traguardo come fece Azuma a Sepang. Locatelli fa da spettatore e chiude quarto, dietro di lui arriva Melandri che si è beccato 10 secondi dal compagno di squadra vincitore della gara. Di per sé non è stato un inizio di stagione facile per Marco. Dal suo ritorno ci sono stati vari alti e bassi condizionati dal recupero dall'infortunio, ma dalla 9ª gara del Sachsenring, l'ultima prima della pausa estiva, la musica inizia a cambiare. L'italiano scatta dalla pole in un Sachsenring che a vederlo da questa inquadratura non sembra il vero Sachsenring, già perché aveva una configurazione diversa, la pit lane si trovava alla sinistra del teleschermo, non a destra come oggi, c'era una chicane prima di entrare verso la waterfall e nell'ultima curva. Ma comunque Melandri conduce un'ottima gara e nonostante un rischio finale, il pressing di Alzamora, va a vincere e si prende il primo successo stagionale sullo spagnolo e Cecchinello, partito settimo, mentre per Azuma è stata una gara opaca, chiude sesto a 19 secondi dal compagno di squadra.
La classifica del mondiale alla fine della prima parte della stagione recita sempre Azuma davanti a tutti con 157 punti, Alzamora e Locatelli dopo il round tedesco rosicchiano qualche punticino rispettivamente a meno 10 e meno 44, mentre Melandri nonostante i 67 punti di svantaggio va a casa soddisfatto con una mentalità del tipo ok, da qui inizia la mia stagione, e infatti è così. Da agosto a inizio ottobre, nelle 4 gare che vanno da Brno a Phillip Island con al centro Imola e Valencia, arriva il momento di macio. In Repubblica Ceca regola Locatelli all'ultimo giro e nel tentativo di stargli attaccato scivola ed è 1-0 pesantissimo per il suo mondiale, ma è pesante anche il 12° posto di Azuma che prendendo pochi punti fa recuperare sia Melandri che Alzamora in classifica. Lo spagnolo col suo 6° posto si porta a 4 lunghezze, mentre Melandri balza quarto in campionato a ridosso di Ueda. Nel round italiano di Imola dietro Melandri c'è Simone Sanna e dunque doppietta in casa propria e con Vinson terzo che torna sul podio il mondiale continua a prendere una piega diversa rispetto a inizio stagione. Locatelli cade ancora alla fine. In questa ripresa Masao Azuma è irriconoscibile perché fa 10° a 15 secondi e con mister Costanza Alzamora che fa quarto lo spagnolo balza di nuovo in testa al mondiale, ma Melandri è arrivato, ora è terzo a meno 30 punti dalla vetta e mancano 5 gare, tutto è aperto, se non fosse per Valencia. Non è l'ultima gara dell'anno come ad oggi, ma la tappa della Comunità Valenciana si corre sotto la pioggia. Dalla pole scatta Vinson seguito da Melandri, un sorprendente Pablo Nieto con la Derby e Azuma. Si sa che in una gara sul Bagnati i colpi di scena non possono mancare e che l'errore è sempre dietro l'angolo e quello che succede al 12° giro ha dell'incredibile. Azuma è scappato via ed è inseguito dal gruppo formato da Melandri, Scalvini e Alzamora, staccati di 2 secondi. I piloti affrontano la curva 7 per poi affrontare la 8, ma all'improvviso si vede Azuma perdere il controllo della sua Honda, così come Melandri che viene sbalzato in aria dopo aver pizzicato la riga bianca. È un clamoroso doppio zero in pochissimi secondi per il team Benetton Playlife, che vede i suoi 2 piloti cadere allo stesso momento. Scalvini ringrazia e va a vincere davanti ad Alzamora, che non sbaglia neanche qui e ora è a più 23 su Azuma, mentre per Melandri ora la rincorsa al titolo si fa più dura, mancano 4 gare ed è tornato quarto a meno 50. Per la legge dei grandi numeri, in questi momenti del campionato si arriva a dire servirebbe uno 0 del primo in classifica di Alzamora in questo caso per far riaprire il campionato di Melandri, perché 50 punti sono tanti e più o meno questo succede. Macho dimostra di essere più in forma di questa seconda parte di stagione e a Phillip Island va a vincere davanti a Cecchinello e Yoichi Wee. Azuma fa quinto ma è a 3 giri e mezzo dalla fine che c'è il vero colpo di scena. Alla curva 4 Ueda perde il posteriore della sua Honda e Alzamora non può fare niente per evitarlo. Finisce nell'erba, ma è molto bravo a riprendere la moto e ripartire, perché rimonta e arriva fino alla 16ª posizione, momenti in cui si trova dietro al compagno di squadra Angel Nieto Jr., che incredibilmente lo lascia passare sul finale. Un ordine di scuderia che arriva proprio dal team manager della squadra, il padre Angel Nieto Senior, e Alzamora chiude 15º, dunque non fa 1-0. Quella statistica che dicevamo prima non è stata rispettata al 100% perché si becca un punto e ripeto, un punto. Tenetevi bene a mente questo punto da adesso alla fine. Dopo Phillip Island il mondiale vede sempre Alzamora primo nonostante la sfortuna, con 13 punti di vantaggio su Azuma e 26 su Melandri. Mancano 3 gare e ci sono tutti i presupposti per vedere un gran finale di mondiale. Si arriva a Welcome per la gara in programma il 10 ottobre, tra l'altro compleanno del sottoscritto, e anche questo si rivela un crocevia fondamentale per il titolo. Alzamora questa volta si deve ritirare, è coinvolto in un incidente con Ivan Goy, lo spagnolo è dolorante sul momento ed è il suo primo 0 stagionale dopo il rischio preso a Phillip Island, quindi c'è una gran possibilità per Masao Azuma di tornare leader del campionato, possibilità che però non viene sfruttata. È in difficoltà per tutto il weekend e chiude 14º dopo essere stato pure fuori dai punti a un certo punto della gara. Quindi tra i due litiganti il terzo gode, perché Melandri fa proprio terzo dietro Vinson e Scalvini, che va a vincere la prima gara in stagione. E adesso il campionato si fa scottante. Alzamora 191, Melandri 181, Azuma 180 e ora mancano 2 gare.
Nel weekend brasiliano di Rio si decidono i mondiali. Nella 500 Crivillier si laurea campione, così come Valentino Rossi nella 250, accompagnato dal suo Angelo Custodio, dove l'anno prossimo sbarcherà coi grandi in 500. E arriviamo alla 125. La gara inizia con diverse cadute, quelle di Cecchinello e Scalvini. Melandri è leader nel gruppo composto da lui, Ueda, Gino Borsoi, Mirko, Giansanti, Azuma e Alzamora. All'ultimo giro Melandri e Ueda sono più staccati sugli inseguitori. Alzamora si prende la terza posizione sul finale, così come Ueda si prende la prima su Melandri e va a vincere. Azuma fa sesto, dietro le due sorprese Borsoi e Giansanti. Quindi il motomondiale per il secondo anno consecutivo vedrà giocarsi un campionato all'ultima gara, quella di Buenos Aires. L'anno prima c'è stato un leggero trambusto, ma dico leggero. Come vi ho detto ne parleremo in un'altra sede, perché qui nel 1999 la 125 vede 3 piloti in lotta per il titolo. Emilio Alzamora, il re della Costanza, con 207 punti, Marco Melandri, salito secondo dopo Rio, a 201, e Masao Azuma, che ha perso un po' di smalto nella seconda metà dell'anno, a 190. Melandri per laurearsi campione deve vincere e sperare che Alzamora faccia terzo o peggio, oppure altre combinazioni dove lo spagnolo deve perdere 6 punti. Servirebbe qualcuno che si mette in mezzo tra loro due. A Macho basta anche arrivare a pari merito alla fine, dato che ha vinto più gare di Alzamora, mentre per Azuma le combinazioni sono più complicate. Per diventare campione è obbligata a vincere, sperando che Alzamora faccia 1-0 e che Melandri faccia massimo 5 punti. A pari merito fra i due compagni di squadra vincerebbe il giapponese con più vittorie, con l'ultima di Buenos Aires. Loris Reggiani, a quel tempo manager di Melandri, cercò di ottenere qualche collaborazione dagli altri piloti italiani che nel corso della stagione erano stati lì davanti, richiesta però spedita subito indietro al mittente. In particolare Roberto Locatelli dichiarò: "Le moto sono uno sport individuale". Anche se non è una missione facile, Melandri comunque si sente forte, perché nelle precedenti 6 gare in cui aveva tagliato il traguardo aveva sempre preceduto Alzamora, e nelle qualifiche la pole position la conquista proprio Azuma, che nonostante i punti di svantaggio e le poche possibilità di titolo può essere comunque un buon alleato da compagno di squadra. Melandri è secondo e Alzamora è terzo, poi Locatelli, Poggialli, Borsoi e via via tutti gli altri. Al semaforo verde è Locatelli a prendere la leadership, ma Melandri e Alzamora sono subito lì dietro. Forse può essere proprio Locatelli l'ago della bilancia di questa gara, perché Azuma, nonostante sia scattato dalla pole, perde subito terreno ed è costretto a ritirarsi al secondo giro per un problema tecnico. Il campionato del giapponese finisce così, un peccato comunque vista la stagione. Melandri rompe gli indugi e si porta davanti a tutti. Al momento è campione del mondo, perché Alzamora è quarto davanti a Ueda che lo tallona, e in mezzo allo spagnolo ci sono Cecchinello e Locatelli che battagliano. Piano piano Melandri e Cecchinello scappano, sta andando tutto secondi piani per il pilota di Ravenna, ma Cecchinello sbaglia ancora, entra in modo troppo forzato e cade, rischiando di centrare Melandri. È l'ennesima caduta della stagione per il futuro team manager, ma è ancora tutto in piedi. Melandri continua la sua cavalcata mentre Alzamora è bloccato insieme a Ueda e Locatelli. Lo spagnolo sa benissimo che deve fare almeno secondo in questo momento per vincere il titolo e inizia una breve battaglia con Locatelli per poi scappare e iniziare a gestire. A 6 giri dalla fine è tutto tranquillo. Melandri è sempre leader incontrastato e Alzamora è secondo. Inizia l'ultimo giro ed è tutto pronto per la passerella. Melandri si volta per capire la situazione e vede Alzamora secondo. Dunque la sua corsa al titolo si può dire che è praticamente finita. Ma attenzione però, Melandri rallenta clamorosamente. Cos'ha, un problema? Sarebbe una beffa incredibile dopo la grande rimonta in stagione. Alzamora ha recuperato tutto lo svantaggio di 3 secondi e mezzo e passa addirittura davanti. Ma Melandri non sembra avere un problema, rimane lì e contrattacca. Ma cosa sta facendo? Sta rallentando apposta per tornare a far gruppo con Locatelli, sperando che Alzamora faccia terzo. Inizia un incrocio di traiettorie e rallentamenti che fa ricordare una certa gara di 12 anni dopo che rimarrà impressa nella memoria di tutti gli appassionati. Melandri le sta provando tutte per ostacolare Alzamora, arriva pure a rischiare di farlo cadere. Sono le ultime curve del GP di Buenos Aires. Melandri si volta nuovamente per capire la situazione, fa le ultime curve rallentando ancora un po', fa traiettorie inedite per cercare di far recuperare Locatelli, ma le sue idee non portano a nulla. La gara finisce, Melandri si volta, vede Alzamora ancora secondo ed è sconsolato perché non è riuscito nel suo intento ed Emilio Alzamora diventa campione del mondo per la prima volta in carriera. Vince il titolo con 227 punti e Melandri arriva a 226.
Lo spagnolo vince il mondiale per un punto, un misero punto, quel punto conquistato a Phillip Island, complice l'aiuto anche del compagno di squadra Ángel Nieto Jr., che si è rivelato una manna dal cielo, ma in quel momento nessuno poteva immaginare l'importanza della decisione che aveva preso Ángel Nieto Senior verso il figlio. Questo gesto antisportivo durante l'ultimo giro di Melandri è assolutamente da condannare, un gesto che sicuramente un ragazzo più maturo non avrebbe fatto rispetto ai 17 anni che aveva Melandri, con tutta la testa senza pensieri che ha un giovane di quell'età. La delusione Melandri decide comunque di chiarirla nel dopogara davanti ai microfoni. Reggiani ha portato una maglia quasi campione del mondo. Penso che chi sia il più forte in questa classe l'abbiamo visto tutti che sia seduto su una moto numero 13, però se gli altri non sono sufficientemente forti da stare davanti non ci posso fare niente. Ma a un certo punto quella delusione sfocia in rabbia. Tutti sanno che senza quei 4-0 ci sarebbe stata storia. Ci sarebbe da... Si stanno dicendo qualcosa, stanno criticando Marco Melandri per l'atteggiamento tattico. Matteoni, il tecnico di Alzamora, è molto arrabbiato. È molto arrabbiato, adesso c'è un po' di diatriba, però stanno riportando le cose. Attenzione, Di calma. ma lui non pensa di essere stato un po' cattivo? Marco, mi chiede Urban se non pensi di essere stato un po' cattivo nell'ultimo giro. No, io ho aspettato per allenarlo. Dopo lui ha voluto fare la furbata di andare largo, di andare interno. Io ho già staccato largo e sono arrivato lungo, non è che ho fatto niente di male. Insomma, poi il fine giustifica i mezzi, comunque cercare di vincere un titolo poteva anche consentire un atteggiamento un po' più spregiudicato, no? No, se vuoi gli chiedo anche scusa, ma non mi sembra il caso, lui ne ha delle peggio. Io ho staccato al limite, sono arrivato lungo, lui è staccato dopo di me e è arrivato largo anche lui. Io non ci potevo fare niente, però se lui vuole che io chieda scusa glielo chiedo, perché Ma io credo non che mi abbasso uno ragazzo sportivo come te lo farà, vero? sicuramente non mi abbasserò al loro livello, che mi hanno detto che il mondiale me l'ha messo nel culo. Non si dice, Marco. Lo sanno benissimo che io ho vinto 5 gare e loro non ne hanno vinte neanche una. Comunque quindi... gli devi Certo, dire da rivedere forse il meccanismo dei punteggi, no? Sì, perché mi sarebbe bastato 2 scarti che avrei vinto io il mondiale, però vabbè, dai. Cosa intendeva Melandri quando ha nominato la parola scarti? In pratica era una formula che aveva l'obiettivo di premiare le singole vittorie rispetto ai piazzamenti e allo stesso tempo di non penalizzare un pilota vittima di eventi indipendenti dal proprio comportamento in gara, tipo una caduta provocata da un altro pilota o da un problema tecnico. Quindi un pilota poteva appunto decidere di scartare dei risultati che lo penalizzavano e difficilmente questa regola premiava la costanza senza vincere neanche una gara, come nel caso di Alzamora. La regola nel corso degli anni è cambiata più volte ed è stata abolita dal 1977 con la sola eccezione del 1991 quando vennero scartati i 2 peggiori risultati di ogni pilota. Questo sito chiamato Italia On Road ci ha tenuto comunque, dopo anche le parole di Melandri, a vedere come sarebbe potuta finire se ci fossero state tutte le regole degli scarti che ci sono state negli anni e in tutti i casi il titolo sarebbe andato a Melandri. I 2 piloti dopo vari anni tornarono sull'accaduto. Y vi que ralentizaba mucho tenía muy claro que este chaval algo tendría que hacer, ¿no? Y entonces pues por ahí estuve muy atento y bueno, pude salvar la caída aquella de Melandri, bueno, de aquella acción que hizo, que al final se recuerda a todo el mundo, de aquella acción, todavía ahora, pero bueno, yo creo que Melandri también a la edad que tenía no le ayudó, digamos, el planteamiento del equipo, ¿no? Estas son cosas que te quedan de experiencia para el futuro, en chavales que formas en las estructuras, que yo creo que ese fue el punto que él se le fue un poco, ¿no?, de la cabeza todo. Lógico, ¿no? Son momentos calientes, de sangre caliente, y es lógico, ¿no? Quería luchar mi mundial, quería que ese mundial fuera para mí, y fue una última vuelta pues un poco atípica, pero que al final, pues oye, como dijimos en aquel Gran Premio, el mundial se va para España y aquí lo tenemos y lo llevo para Madrid. con el tiempo, Melandri y tú habéis hablado de aquella carrera, ¿os habéis intentado hablar de ello? Pues es cierto que estuvimos mucho tiempo que te veías por el paddock y no había relación, ¿no? Como bueno, los pilotos somos así, ¿no? Cuando estás en activo. Però sì, al cabo de los años nos vimos, nos saludamos. Ero contento e convinto di portarla a casa. Sfortunatamente però Lucio si è steso e a 3 giri dalla fine ho spento il cervello.
Mi sentivo rubato di un campionato che sentivo mio. L'unica cosa che potevo provare con Alzamora secondo era rallentarlo, così qualcuno che era dietro l'avrebbe raggiunto e sorpassato. Ho fatto tutto quello che mi passava per la testa. Diciamo che non furono le mie manovre più belle. Quando ti succede una cosa del genere, ti fa pensare negli anni successivi. Alla fine della gara non mi complimentai con Alzamora, avendo vinto 5 gare e lui neanche una. Ero incazzato anche con delle cose che sono successe nella stagione in cui lui era protagonista. Poi la sera, dopo qualche ora, sono andato a parlare con lui un po'. In un'altra intervista dopo gli avvenimenti nel 2016 in Superbike, dove Jonathan Rea in Qatar nella seconda manche fece passare il suo compagno di squadra Tom Sykes per farlo arrivare in seconda posizione nella classifica a sfavore di Chaz Davis, Melandri fece un paragone proprio su quell'accaduto. Non dirò se Rea o Sykes erano d'accordo, io ho vissuto quella situazione in vari modi, ho perso mondiali 125 nel 1999 con Emilio Alzamora perché il suo compagno di squadra, anche il Nieto Junior, si è fermato sulla linea del traguardo e mi sono ritrovato secondo nel campionato. Alla fine il mondiale 1999 della 125 ci ha insegnato una cosa semplice: nel motociclismo non basta essere più veloce, serve costanza, lucidità e a volte un pizzico di culo. Emilio Alzamora quel mondiale l'ha portato a casa così, con intelligenza e con quel famoso punto preso a Phillip Island. Marco Melandri invece ha vissuto una delle delusioni più dure della sua carriera, perché perdere il mondiale per un punto sicuramente non ti fa stare bene, anche se parlando di meritocrazia il risultato doveva essere diverso, ma non sempre va così, ma dietro ogni delusione c'è sempre una nuova possibilità che arriva nel futuro e infatti Melandri diventerà campione della 250. Questo è stato il racconto di una storia che ancora oggi divide, fa discutere e forse è proprio per questo che ne è valsa la pena raccontarla.